Allora siamo dentro la tomba Seti I nella Valle dei Re. Misteri dell'Egitto connubiano. Grazie. Allora, il primo corridoio che noi abbiamo in questa tomba, dove ci sono le litanie del dio Ra, il disco solare. Il soffitto ce l'ha le forme della dea Nekhbet, l'avvoltoio, che ce l'ha la doppia corona del basso dell'Alto Egitto e qualche volta ce l'ha la corona quella bianca. Qua possiamo vedere i cartigli del re, come scritto Men Maitra, stabile la giustizia del dio Ra e il faraone Seti I. Questa tomba, una di quelle più grandi della Valle dei Re, una di quelle più belle della Valle dei Re, una tomba molto rivida, molto grande, che noi vediamo sempre tutti questi disegni qua. Era stata scoperta nel 1817 da Pelzoni. Pelzoni era il famosissimo italiano che aveva scoperto l'ingresso delle piramidi, che aveva scoperto anche Ausino. Allora qua possiamo vedere la dea Mait, la dea della giustizia, che sta spiegando le ali, e lei ce l'ha sempre a destra e a sinistra i cartigli del re Seti. Poi vediamo una forma del dio Anubi, lo sciacallo, dall'altro lato due forme, dovrà essere della dea Iside, la dea Nifti, la sorella, e vediamo sempre qua Anubi. È bellissima cosa qua, che è tutto fatto con l'inchiostro nero. Poi si scende piano piano, si vede a destra così la quarta ora del libro famoso del libro dell'Imidawat, libro di quello che si trova nel mondo nell'aldilà, e si vedono questi tre serpenti famosi, e giù si trova la para o la barca solare come se fosse una para. Poi si vede questo serpente che ce l'ha quattro zampe e ce l'ha sempre le ali. Poi giù abbiamo la scena famosa qua, poi a sinistra si vede anche un'altra parte di libri. Ciao, vengo. C'era qualcosa da cercare qua e non mi ricordo che cosa. Mi sembra che fosse prima di questa sala. Allora qua si vede la sala, si chiama la sala del pozzo, che ce l'ha un pozzo profondo quasi 7 metri. Sui lati qua si vedono i cartigli del re, il fregio del cobra che fa decorazione, e il re sta davanti alle tante divinità. Questa è la figura di Osiride. Purtroppo le figure sono già rovinate, ma possiamo riconoscere tramite tramite la corona. Qualche volta lui davanti alle diverse divinità, come le vediamo così. Questa camera del pozzo si chiama sempre, si vede anche il cielo stellato così, con la stella che assomiglia tanto alla stella marina con 5 braccia. Poi si vede questo spazio qua che ce l'ha 4 colonne, che si vede sempre il re davanti alle diverse divinità, come diventa Abitah. Poi si vede questa ora qua di libro famoso come libro delle porte, conosciuto con questa porta che ce l'ha sempre è un servente retto. Poi vediamo le divinità, poi un'altra volta vediamo il re al cospetto di altro dio. Poi di qua possiamo vedere anche i dettagli bellissimi del re davanti alle divinità. Poi vediamo sempre qua il re al cospetto di Osiride, presentato da dietro di lui c'è il dio Horus. Poi c'è un'altra volta il libro, un'altra ora del libro delle porte, che lo vediamo sempre qua. Poi si vede sempre qua il re è davanti al dio Osiride. Poi si vede il re davanti al dio Horus. Poi di qua si vedono gli spiriti di Nekhen e Poto, che rappresentano l'Alto Passo Egitto, un sciacallo,
e un falco che ce l'hanno questo mano in alto, mano nel petto, e questo rito famoso dell'antico regno, dell'epoca di Giza. Poi si vede anche Anubi qua. Poi sempre in questa sala si trova il libro famoso come libro delle porte. Poi dopo di questo si sposta verso sinistra un po', poi si continua. La tomba era stata spostata un po' verso sinistra. Si vedono i colori bellissimi qua, con lo sfondo tutto giallo. Poi si vede adesso tante scene del re al cospetto o davanti a altre divinità nel fregio superiore, come si vede. Poi dopo di questo si prosegue verso la tomba, la parte giù della tomba, si scende. Sempre abbiamo il cielo stellato che rappresenta la notte in cui viaggia il nostro faraone, il cielo notturno. Allora si vede il re davanti al dio Anubi, alla dea Iside, davanti a tante divinità, come le vediamo, davanti a Osiride, altre divinità come le vediamo, davanti al dio Horus, davanti ad Anubi. I dettagli che vediamo qua dei vestiti si è fatto benissimo. Poi si vede qua la barca solare e c'è il dio Ra in mezzo. Si vedono altre divinità che stanno trascinando questa barca solare. Poi si vede qua la terza ora del libro famoso come il libro di Imdawat. In questa sala la camera mortuaria. Questa camera mortuaria unica, la più grande della Valle dei Re, che il tetto di questa camera mortuaria era stato fatto a potte, che ce l'ha sempre i libri di Imdawat e qualche volta ce l'ha il libro delle porte. Poi si vede qua la dea che sta spiegando gli ali. Poi quando si entra dentro questa sala si vede che la camera mortuaria è tutta gialla, ma qua tutta bianca, che ce l'ha due pilastri qua, che tutto era stato quasi rovinato. Poi si vede sempre qua altre foto che ho fatto per la tomba famosa nella Valle dei Re. Questa qua, la tomba di Seti I. Mi raccomando, non dimenticate di iscriverti al canale, di dare mi piace, di commentare i misteri dell'Egitto con Nubiano. I ippopotami e i coccodrilli che vediamo adesso rappresentano l'installazione del cielo. Qua vediamo che sta spiegando le ali, e grazie tanto per l'ascolto. Allora siamo dentro la tomba Seti I nella Valle dei Re. Misteri dell'Egitto con Nubiano. Grazie.